Oggi parliamo dell'architettura sonora di Stranger Things. Dato che non ci siamo ancora ripresi dalla fine della serie, vogliamo analizzare a fondo la colonna sonora e il rapporto che c'è con i brani editi utilizzati nella serie TV. Questo video contiene spoiler, quindi se non hai visto ancora gli episodi o la serie, non so fino a che punto ti conviene guardarlo e ascoltarlo. Non parliamo solo di una colonna sonora, ma di un mondo intero costruito con il suono. La nostra missione è capire come la musica definisca questa lotta costante tra la normalità di Hawkins e l'oscurità del sottosopra. Per comprendere davvero di cosa parliamo, dobbiamo sviscerare subito un concetto un po' particolare, la hauntology, termine coniato da Jacques Derrida e applicato alla critica musicale da Mark Fisher. La serie non si limita a riprodurre gli anni '80, essa evoca il fantasma di quell'epoca, un passato che non è mai passato del tutto, ma che continua ad infestare il presente. La musica agisce come il medium principale di questa evocazione. Quindi non è un ricordo perfetto, cristallino, è più come ritrovare una vecchia musicassetta in soffitta. Il nastro un po' rovinato, il suono magari leggermente deformato e proprio per questo l'emozione è più forte, quasi inquietante. È un passato che in un certo senso ci perseguita, una memoria imperfetta ma potentissima. E proprio l'imperfezione è la chiave di tutto. L'architettura sonora della serie si fonda su una dicotomia fondamentale che rispecchia la struttura narrativa. Il mondo di Hawkins è la dimensione del sottosopra, cioè il suo esatto opposto. Mentre Hawkins è caratterizzata da melodie pop brillanti, ritmi incalzanti e una produzione musicale pulita tipica delle hit radiofoniche dell'epoca, Madonna, i Wham, i Clash. Il sottosopra è dominato dallo score originale, fatto di droni atonali, arpeggi inquietanti e texture sintetiche sporche. Tuttavia, nel corso delle 5 stagioni, questa barriera diventa sempre più permeabile. I suoni del sottosopra iniziano a sanguinare nella realtà di Hawkins e la musica pop diventa un'arma per combattere le entità oscure, creando un ibrido sonoro che culmina nella complessità orchestrale della stagione finale. Partiamo dallo score originale. I compositori Kyle Dixon e Michael Stein non venivano dal cinema, erano i membri della band synthwave di Austin Survive, erano collezionisti di sintetizzatori vintage. Il loro approccio compositivo è meno focalizzato sulla teoria musicale tradizionale, quindi melodie, armonie, contrappunto, è più incentrato sul sound design. Prendiamo il tema principale, è un perfetto esempio di economia musicale. Tecnicamente è un arpeggio di Do maggiore con la settima maggiore. Il Si naturale, chiamata anche nota sensibile, è proprio quella nota che aggiunge una qualità sospesa, agrodolce e nostalgica ad una triade maggiore che altrimenti sarebbe semplicemente allegra. È il suono di un mistero che ti attrae, ma ti mette anche a disagio. E sotto abbiamo un ritmo pulsante, costante, come un battito cardiaco accelerato. Il nostro battito o quello di qualcosa nascosto nel buio. La genialità del tema risiede nella sua ambiguità. Non è esplicitamente horror né puramente avventuroso. Risiede in uno spazio liminale, promettendo meraviglia e pericolo in egual misura. E questo ci porta ad un punto affascinante. Non sono solo suoni spaventosi a caso. Ogni synth ha un ruolo specifico, quasi come un attore. L'Harp 2600, con i suoi suoni organici, distorti, è letteralmente la voce dei mostri. E poi c'è l'Oberheim Matrix 12, che i compositori stessi descrivono come intrinsecamente triste, che diventa la colonna sonora del lutto, dei momenti più cupi. Il Prophet, il Mellotron, il Roland Jupiter ed altri synth che vengono utilizzati come i timbri di un'orchestra. Lo score originale si evolve, non usano sempre gli stessi suoni, ma la musica cresce con la storia. Si passa dallo score minimale atmosferico, quasi artigianale della prima stagione, ad una vera e propria sinfonia ibrida nella quinta. I synth vintage si fondono con un'orchestra reale a rappresentare la scala ormai bellica del conflitto finale. La musica cresce insieme alla minaccia. La scelta di comporre la colonna sonora utilizzando quasi esclusivamente sintetizzatori analogici vintage risponde a precise esigenze narrative e neurologiche. La prima, i suoni analogici sono imperfetti.
Le lievi stonature degli oscillatori evocano la fallibilità della memoria umana. Stranger Things è una serie basata sulla memoria, ricordi traumatici, ricordi felici, e questo suono instabile dei synth riflette questa precarietà. Secondo punto, il suono digitale pulito e freddo. Il suono analogico, ricco di armoniche dispari e di saturazione, viene percepito come caldo, fisico e vicino. Questo rende i mostri del sottosopra acusticamente tangibili, aumentando il senso di minaccia fisica. Terzo punto, il tema principale e molti brani di tensione, esempio i cue di inseguimento, sono sincronizzati sui ritmi che emulano il battito cardiaco sotto stress, circa 120-140 bpm, inducendo ansia nello spettatore. L'imperfezione di queste macchine analogiche, le loro piccole fluttuazioni, riflettono la fallibilità della memoria umana, e questa idea di memoria, di ancore emotive, mi fa pensare subito all'altro pilastro sonoro: i brani editi, il cosiddetto needle drop. Non sono solo una playlist anni 80, diventano delle vere e proprie armi, merito della music supervisor Nora Fielder. Scavare negli archivi musicali per trovare gemme dimenticate o successi iconici che risuonino con le emozioni specifiche di una scena è una sfida duplice, perché bisogna trovare il brano artisticamente perfetto ed ottenere i diritti di utilizzo da artisti restii a concedere le loro opere, come Kate Bush. La supervisione richiede una conoscenza enciclopedica dei generi ed una sensibilità psicologica per abbinare testo, ritmo, tono all'arco narrativo del personaggio. La serie è piena zeppa di brani provenienti dal mondo della musica rock e pop. Parleremo solo di alcuni dei casi, secondo me, più eclatanti. Il caso principe sicuramente è Running Up That Hill, della già citata Kate Bush nella quarta stagione, ed è clamoroso. Il testo "farei un patto con Dio per scambiare i nostri posti" è il senso di colpa di Max per la morte di Billy trasformato in musica, che diventa poi la sua ancora per sfuggire alla trance indotta da Vader. Questo concetto, ispirato vagamente alla musicoterapia reale, trasforma la colonna sonora da elemento passivo ad elemento attivo di sopravvivenza. Ma questo uso narrativo c'è fin dall'inizio. Se vi ricordate, nella prima stagione Should I Stay or Should I Go dei Clash non è solo una canzone, è un mezzo di comunicazione tra le dimensioni. È il legame fraterno tra Jonathan e Will. Quando Will lo canta nel sottosopra, non sta solo cercando conforto, sta affermando la sua identità contro un ambiente che cerca di cancellarla. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Heroes, la cover fatta da Peter Gabriel. L'uso della versione orchestrale e malinconica della versione di Peter Gabriel durante il ritrovamento del falso corpo di Will è una scelta magistrale. Rallenta il tempo narrativo permettendo allo spettatore di elaborare il lutto collettivo. Il brano, nella sua versione originale, verrà poi utilizzato durante i titoli di coda dell'ultima puntata per affermare proprio l'eroismo dei protagonisti. White Rabbit dei Jefferson Airplane, usata mentre 11 fugge dal laboratorio, evoca temi di alterazione della coscienza, quindi la psichedelia, Tane del Coniglio, Alice nel Paese delle Meraviglie e sperimentazione governativa MK Ultra, collegando la storia di 11 alla controcultura degli anni 60 e 70 di cui ho parlato nei video precedenti. Rock You Like a Hurricane degli Scorpions introduce l'arrivo di Billy Hargrove. Il riff di chitarra aggressivo e sessualizzato definisce immediatamente il personaggio come una forza destabilizzante e pericolosa. The Never Ending Story, la storia infinita, il duetto tra Dustin e Susie nel momento culminante dell'azione, è un capolavoro di dissonanza tonale. Interrompe la tensione massima con un momento di pura gioia nerd, riaffermando che l'amore e le passioni condivise sono ciò per cui vale la pena combattere. Master of Puppets dei Metallica, suonata da Eddie Manson sul tetto del suo trailer nel sottosopra per attirare demo buzz. La scelta non è solo estetica, è la canzone più metal di sempre. Il testo parla infatti di controllo e manipolazione, rispecchiando proprio il potere di Vecna.
La velocità del brano si sincronizza con l'azione frenetica, trasformando Eddie da emarginato ad eroe mitologico, la cui volontà ribelle ritornerà con il brano The Trooper dell'Iron Maiden durante la cerimonia del diploma nella quinta stagione. Questo permette di creare dei contrasti potentissimi nella stagione finale. Per esempio, la melodia dolcissima di Fernando degli ABBA suona mentre un personaggio viene rapito. È una scelta quasi sadica usare una canzone così confortevole, così familiare per amplificare il terrore, come aveva già fatto in passato Kubrick. La ragione è proprio quella. Usare l'innocenza di una hit del genere contro una scena di puro horror crea una dissonanza cognitiva fortissima e rende il momento indimenticabile. È un modo per violare lo spazio sicuro di chi ascolta. Sempre nella quinta stagione, l'apertura con Upside Down della mitica Diana Ross è un capolavoro, utilizzato mentre il gruppo pianifica l'incursione nel sottosopra. Get away, Diane. Crawl tonight. Come on. La scelta è ironica, ma il groove funk disco alleggerisce la tensione di una missione suicida. Il culmine emotivo di questa evoluzione, però, è di nuovo l'uso di un brano rock, Purple Rain di Prince. Suona durante il collasso del sottosopra. Non è una semplice canzone triste, è la catarsi finale. Dopo anni di dolore, di sacrificio e di trasformazione, è il momento in cui la musica diventa epica nel senso più puro del termine. La pioggia viola che lava via l'orrore. Landslide dei Fleetwood Mac gioca un ruolo fondamentale e malinconico nell'epilogo della serie. Il brano, infatti, accompagna un momento cruciale di transizione narrativa, un salto temporale di 18 mesi che segue la battaglia finale. La canzone fa da sottofondo ad una scena in cui Robin parla dai microfoni della stazione radio The Squawk, che funge da narratore diegetico nella storia. La scelta di questo classico, che parla di cambiamento, invecchiamento e riflessione sulla propria vita, sottolinea perfettamente la fine dell'adolescenza del gruppo e il momento di guardarsi indietro dopo aver sopravvissuto all'orrore. Saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide brought me down. Tirando le somme, la colonna sonora di Stranger Things ha un po' cambiato le regole del gioco, ha trasformato la musica da sottofondo a un elemento della trama fondamentale. È diventata letteralmente l'unica cosa che può salvare i personaggi dall'oscurità. È un'ancora psicologica, un'arma e un mezzo di comunicazione. In conclusione, l'universo sonoro di Stranger Things è un monumento alla potenza evocativa del suono. Dalle prime note minimali di un Roland SH2 nella cantina di Mike, fino all'esplosione di Purple Rain mentre i mondi collidono, la serie ha costruito una cattedrale sonora dove la nostalgia non è un rifugio, ma un campo di battaglia e dove la musica è letteralmente l'unica cosa che può salvarci dall'oscurità. Life around you, but time makes you bolder. Ma c'è una scena che ha attirato la mia attenzione in maniera particolare. Steve, Nancy, Robin e Jonathan sono riuniti sul tetto della stazione radio che domina la città in ripresa di Hawkins. Il linguaggio visivo della scena crea un tableau di trauma condiviso. Questi 4 personaggi rappresentano la fascia demografica dei fratelli maggiori protettori, no? All'interno della narrazione dello show. Hanno transitato dagli archetipi liceali della prima stagione, l'atleta, la principessa, l'emarginato, la strana, a veterani di una guerra interdimensionale. Mentre la scena si apre, l'intro della versione dei Cowboy Junkies di Sweet Jane inizia a suonare in dissolvenza. Questa versione è radicalmente diversa dall'originale dei Velvet Underground del 70. La cover dei Cowboy Junkies è invece lenta, narcotica, blues e quasi spettrale nella sua scarna strumentazione. La canzone suona sull'assenza del personaggio che nomina. È un esempio magistrale di manipolazione delle aspettative attraverso il montaggio sonoro. Durante la serie, la protagonista lotta con una dualità di identità che definisce la sua esistenza, quella della cavia e dell'arma 11, appunto, e quella umana di Jane. Questa scelta musicale serve ad umanizzare la figura mitica che è diventata. Suggerisce che, nonostante il suo sacrificio soprannaturale,
è ricordata da coloro che la amavano come una ragazza, una figlia e un'amica, semplicemente Jane. È la rivendicazione finale della sua umanità contro la sua natura di esperimento. Il ritornello, una ripetizione ipnotica del nome, agisce quasi come un incantesimo di evocazione. In assenza del suo personaggio sullo schermo, la traccia audio riempie il vuoto visivo. I personaggi sul tetto non pronunciano il suo nome in quel momento, la canzone lo fa per loro. Questa tecnica è nota nella teoria del cinema come Akusmitr, una voce, o in questo caso un riferimento nominale, che si sente ma non si vede. Jane è ovunque in quella scena perché la musica è lei. La decisione poi di utilizzare la cover dei Cowboy Junkies piuttosto che l'originale dei Velvet Underground è un colpo da maestro della supervisione musicale di Nora Fielder. Il brano è stato rilasciato nell'88 e la scena in questione, si svolge pressappoco tra la fine dell'89 e l'inizio del 90. Segna quindi musicalmente la transizione dagli anni 80, eccesso di synth pop, agli anni 90, introspezione, rock alternative e acustico. La scena Sweet Jane è diventata un punto focale per la teoria poi del conformity gate e il dibattito sulla sopravvivenza di 11. Al contrario, la canzone può essere anche letta come un tributo a un ricordo. I personaggi sul tetto difatti stanno aspettando, ma Jane non arriva mai. La connessione quindi tra Sweet Jane e 11 è la connessione tra la ragazza che voleva essere e la leggenda che è stata costretta a diventare. La scena dunque non è un addio, è un arrivederci sospeso nel tempo, una promessa sussurrata che, come dice la canzone, chiunque mai abbia avuto un sogno merita di vederlo realizzato, anche se quel sogno è semplicemente tornare a casa. Sweet Jane, sweet, sweet.